Bentornati sul canale e benvenuti ad Alishan, uno dei posti più suggestivi e anche più turistici a Taiwan. In questo video vi mostrerò tutto quello che ho fatto nella giornata e mezza che ho passato qui, dai percorsi più semplici e frequentati fino a un'alba decisamente deludente e un bellissimo trekking per cui ci vuole un permesso. Ma vi spiegherò tutto nel video. Quindi iscrivetevi al canale per supportarmi e per non perdervi tutti i miei prossimi video e buona visione! Buongiorno dal Summon Lake. Sono alla fermata dell'autobus con i miei bagagli e sto aspettando il primo autobus che mi porterà a fare il giro del lago per poi prendere un autobus per Alishan. L'autobus per Alishan è abbastanza divertente perché bisogna prenotarlo tramite email, ma non ti mandano il biglietto e non ti fanno pagare, quindi spero vada tutto bene. Comunque, buon Natale, oggi è il 25 dicembre, il video uscirà un po' dopo per ovvi motivi. Allora, prima di prendere l'autobus per Alishan devo stampare il permesso che mi servirà per il trekking di domani. Ho dovuto mandare una mail all'indirizzo che vi lascio qua, giusto per info, e poi vi arriverà una mail di risposta con un QR code. Dopodiché bisogna dirigersi al 7-Eleven, supermercati che si trovano praticamente ovunque. Ok, questa è la macchinetta, si va su lingua, inglese, picture document print. Qua dice come fare, quindi l'email da mandare che ho già mandato, faccio accetta, online, e qua c'ho il QR code che mi è arrivato insieme alla mail. Ok, qua c'hai tutto, quindi nome eccetera eccetera. Adesso si sta preparando. Ok, quindi ho scoperto una cosa che non sapevo, che si paga per stampare, però i permessi ricordatevi che non si paga per richiederli. C'è solo la questione del che non si è sempre sicuri di essere accettati e si sa sempre un po' all'ultimo, mi sembra che si sappia 4-5 giorni prima. Sono arrivato ad Alishan, sembra molto 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 turistica, però anche molto bella. Ho lasciato lo zaino al mio fantastico hotel, c'ho l'altro ovviamente, e inizio a esplorare l'area. È un po' un casino organizzarsi perché alcune info sono in cinese, basta, sui siti non c'è molto neanche in inglese, di viaggiatori con informazioni in inglese, e quindi per domani prima di tutto non so a che ora riuscirò a prendere l'autobus per andarmene da Alishan. Volevo prendere il treno, questo treno qua, che è il treno del Bernina, però di Alishan, ma quando avevo provato a prenotarlo erano finiti subito i biglietti. Adesso ho provato a prendere i biglietti per l'alba di domani mattina, ma anche là molto difficile capire come fare. Ok, fatte le cose burocratiche, ho preso l'autobus per domani mattina per andare a vedere l'alba. Alle 5:40 avrò l'autobus e ho preso il pranzo al supermercato, dei bellissimi onigiri. Tra l'altro mi fa ridere perché anche l'anno scorso, il pranzo di Natale, ho mangiato onigiri in Corea del Sud, però è un po' diverso perché adesso ci sono 15 gradi, là ce n'erano meno 10, quindi direi che mi va meglio quest'anno. E adesso inizio a esplorare la prima parte del parco con un trekking di un paio d'ore più o meno. Il sentiero che sto facendo è Sister Pond Trail, è molto popolare, probabilmente il più popolare qua ad Alishan, e infatti c'è tanta gente e tanti gruppi organizzati. È un sentiero molto semplice che attraversa foreste di alberi secolari, bellissimi.
Intanto inizio a parlarvi un po' di quest'area, perché è una storia, anche questa, interessante, anche questa legata all'arrivo dei giapponesi. Infatti quando il governo giapponese prese controllo di Taiwan, diciamo che dovette fare un inventario delle ricchezze del paese e tra queste ricchezze spiccarono i cipressi di Alishan, o comunque di quest'area circostante. Fu quindi costruita una ferrovia che portava da Chiai, che è la destinazione che raggiungerò domani tardo pomeriggio, a Alishan, con varie diramazioni. Con la ferrovia iniziarono ad arrivare anche i primi turisti. Mentre il disboscamento finì negli anni 70, il turismo continuò a crescere, fino ad arrivare a oggi, quando effettivamente l'area sembra molto molto turistica, anche abbastanza ben fornita, cioè i sentieri per ora sono tenuti benissimo con queste passerelle. Comunque ci troviamo a più di 2300 metri di altitudine e nei dintorni troviamo decine e decine di cime sopra i 3000 metri, tra cui lo Yushan, che è la vetta più alta di Taiwan con 3952 metri. Accanto al tempio c'è anche tutta una parte ristoro e qualche negozietto. E alla fine dell'area ristoro, di fronte al tempio, c'è questo sentiero. Comunque non mi sarei mai immaginato di trovare così tanta gente, ci credo che le notti costino così tanto, perché gli hotel sono pochi e ovviamente tengono i prezzi alti, anche tra virgolette giustamente. Un'altra cosa invece che mi sarei aspettato è di vedere degli animali, però vedendo il numero di persone e il casino che fanno, poi qualcuno con la musica così, ovvio che non si vedrà nulla. Spero nel trekking più difficile che farò domani, che secondo me non è tanto frequentato, perché là ci vuole permesso. Questi cipressi arrivano fino a 50 metri di altezza e spesso hanno centinaia e centinaia di anni. Comunque sono tantissime. No, è veramente un posto bellissimo, bello bello. Bellissimo, qua c'è anche una scuola elementare che, allora, sembra abbandonata, ma dentro forse stanno usando ancora il piano terra, però da fuori sembra proprio abbandonata. Porca H, enorme. Enorme. Questo è l'albero sacro di Xiangling. Ha più o meno 620 anni, diametro superiore ai 4 metri, è uno degli alberi sacri del parco di Alishan. Comunque, a differenza di tantissimi altri stati dove i giapponesi hanno fatto praticamente solo disastri, cioè hanno ammazzato tantissime migliaia o decine di migliaia di persone, qui hanno effettivamente fatto qualcosa di buono, cioè aiutare a sviluppare il paese, a partire dalla rete stradale, ferroviaria, le infrastrutture. Diciamo che hanno dato effettivamente una bella mano. Qui abbiamo un cipresso rosso che ha niente po' di meno che 1510 anni circa. È più piccolo dell'altro che avevo fatto vedere prima, nonostante sia molto più anziano, perché è una specie diversa di cipresso. Qua ci sono due specie di cipressi. Qua un altro di 600 anni e qui abbiamo questo da 800 anni. E ho appena scoperto una cosa molto interessante, che praticamente un tempo questo cipresso era chiamato dai giapponesi banzai. Ma banzai
negli anime e tutto il resto, è abbastanza famosa come parola, non mi sono mai interrogato sul significato. Vuol dire 10.000 anni d'età. Non avevo la più pallida idea. Poi il nome è stato cambiato perché effettivamente non ha 10.000 anni, adesso si chiama cipresso dei 1.000 anni. Questo è l'albero delle 3 generazioni, molto particolare, molto bello. Prima, seconda e terza, e quella più vecchia si stima abbia circa 1.500 anni. Guardate questi due che sono intrecciati, questi bellissimi. Allora, sono arrivato alla stazione che si chiama dell'Albero Sacro, perché c'è questo albero, è stato scoperto a inizio 1900 e si stima avesse circa 3.000 anni. Poi nel 1956 c'è stato un primo fulmine che l'ha colpito, poi qualche anno dopo un altro fulmine, poi intemperie eccetera eccetera, è morto praticamente nella seconda metà del 1900. Però è stata istituita questa stazione per ricordare, diciamo, quest'albero e sancirlo come albero sacro. Molto bello questo percorso, io ho fatto un po' a caso, nel senso che sono ripassato più volte anche dagli stessi punti perché mi piaceva. Bisogna solo avere la fortuna di trovare bel tempo e non tantissima gente. Se venite in agosto penso sarà un inferno per entrambe le cose. Dicembre sta benissimo. Ok, arrivato nella stanza normalissima, costata una follia, 70 euro. Come dicevo prima, i prezzi sono veramente alti. Tra l'altro il letto è cortissimo, secondo me ma avanza fuori metà gamba, e poi vabbè c'è il bagno. Adesso carico un attimo tutti i dispositivi elettronici perché è tutto mezzo scarico, faccio uno snack con questa cosa orribile e poi vedo se riesco a vedere il tramonto, non sono sicuro. Alla fine niente tramonto, come vedete non si vede molto, è un po' tutto buio, però si vedono le stelle, si sta bene come temperatura. Adesso sono le 6:03, ma devo affrettarmi a cercare qualcosa da mangiare perché tanti locali chiudono alle 7, quindi ormai è troppo tardi. Prima però devo passare un attimo al supermercato per prendermi il pranzo per domani, visto che starò fuori buona parte della giornata. Buongiornissimo, sono le 4:30, sono appena svegliato e tra 20 minuti devo uscire per andare a prendere l'autobus per andare a vedere l'alba. Per essere le 5 di mattina a 2400-2500 metri sicuramente non fa freddo, sta bene con un giacchetto leggero e un golfino. Speriamo di riuscire a vedere il fenomeno per cui è famoso, diciamo, l'alba qua, quindi il letto di nuvole, la vista sul letto di nuvole. Qua c'è un po' di nebbia, si vede un pochino. Vediamo se dura fino all'alba. L'autobus conduce alla Zhoushan Station. In verità si può fare benissimo anche a piedi, perché è una camminata, non è un trekking, perché è sulla strada, è anche abbastanza illuminata, di 4 km. Poi qua dietro ci sono dei baracchini, guardate quanta nebbia, se volete prendere da mangiare o un caffè o qualcosa, e là c'è il primo observation deck, però voglio andare al secondo perché ho letto su qualche blog così che è meno frequentato e c'ha una vista migliore. Alba purtroppo molto deludente, non si vedeva nulla se non una marmaglia di gente.
mentre questa è la fila per prendere il treno per tornare al punto di partenza. Follia. Allora, inizio del trekking che parte lungo i binari e poi dovrebbe staccarsi in teoria dai binari. Comunque spero che il tempo migliori perché c'è veramente un sacco di nebbia e vorrei avere una qualche vista sulle montagne. Vediamo. Fa ridere perché intanto sta passando il treno. Benissimo. Comunque fa ridere perché sono andato a vedere la vista, la terrazza panoramica, non si vedeva assolutamente nulla, ma perché era troppo alta, perché c'erano le nuvole troppo alte, mentre da qua un minimo si vede. E là davanti, un po' coperto, c'è il monte più alto di Taiwan con 3.952 metri. Che pace assoluta. Qua ci sono i binari, là c'è un sentiero che continua, ma io devo andare da questa parte, cosa che in teoria non si potrebbe fare, però in questo modo taglio praticamente più di 2 chilometri, altrimenti dovrei tornare indietro e fare un altro pezzo. Si tratta di un pezzo di 100 metri lungo la ferrovia, non voglio assolutamente salire sui binari, però comunque non si potrebbe fare. Come non detto, preferisco tornare indietro e farmi dei chilometri in più, spero che a questo punto siano solo 2, perché ci sono dei pezzi non belli e non avendo sotto mano gli orari dei treni non vorrei incappare nel treno magari in qualche galleria, non sarebbe molto carino, un po' da cartone animato però non carino, quindi evito di farlo. Direi che ho fatto assolutamente bene perché poco dopo quindi purtroppo sono dovuto tornare indietro alla stazione di Chaoping. Da qui faccio una parte del percorso che ho già fatto ieri e poi continuo. Quindi qua ci sono i laghi della sorella, ma da questa va il cammino, il sentiero, quello della Mianyu Line, che significa luna dormiente. Come vi dicevo, per la prima parte si può fare tranquillamente, possono farla tutti. Per la seconda parte serve un permesso che va richiesto su internet e più o meno 5 giorni prima ti danno una risposta se sei stato accettato. Non funziona che se fai richiesta un anno prima sicuramente al 100% otterrai il permesso, ma è una specie di lotteria, il che vuol dire che se ci sono state meno di 150 richieste, che è il numero di permessi che vengono concessi giornalmente, allora sicuramente lo otterrai. Se ci sono state più di 150 richieste, estraggono a sorte. Qui attenzione a chi balla. Fate attenzione. Molto suggestiva con questa nebbia, tutti sti alberi enormi, alcuni tronchi. Guardate quest'albero che è cresciuto dai tronchi morti. Non ho ancora spiegato perché ci vuole permesso per fare questa camminata, perché non è che sia particolarmente difficile, semplicemente che alcuni tratti non sono il massimo, poi ci sono delle gallerie, infatti spero che non siano troppo lunghe perché io non mi sono portato il frontalino, e poi un po', diciamo, quindi per tenere conto di chi entra e anche, diciamo, per preservare il territorio e evitare che alcuni sentieri siano stravolti dai turisti. Già se limiti le entrate giornaliere a 150, comunque
fai un bel lavoro, secondo me. Ok, si arriva a un punto in cui il Tashan Trail e la Miao View Line si separano e questo cartello dice che la linea è chiusa, quindi in teoria da qua in poi penso si possa andare sui binari, perché il treno non dovrebbe passare, anche perché altrimenti dalle mappe che mi sono scaricato non saprei dove andare, sinceramente. Comunque ci sono due cose che mi rassicurano. Uno, non sono da solo, perché ci sono altre 5-6 persone. E altra cosa è che il treno, se dovesse arrivare, va tipo ai 20 all'ora. Quindi arrivi a farti un caffè e a spostarti tranquillamente. Uno dei cartelli che non ho letto poco fa diceva che nel corso degli anni 9 persone sono cadute dai ponti, che correrò anch'io. Quindi niente, ottimo. Ci sono effettivamente molti cartelli che dicono che il tratto è pericoloso, non è un sentiero turistico, entrate a vostro rischio e pericolo. La cosa che mi lascia un attimo perplesso è che c'è anche il permesso, quindi è una cosa, il permesso va chiesto al governo praticamente, quindi è una cosa assolutamente legale. Capisco gli avvertimenti, forse un po' esagerati. Sono arrivato alla sezione qua dove c'era stato il crollo per il terremoto chiamato 921, insomma, che distrusse buona parte dell'isola, insomma. E guardate, cazzarola, che roba. Qua ci sono le sezioni con le catene. Bellissima per me. Allora, per queste catene qualcuno potrebbe servire i guanti. Io non li ho usati, ma va bene. Però guardate qua, ci sono una marea di guanti lasciati appositamente per chi non ne ha. Bellissimo. Qua la natura ha preso totalmente il sopravvento. Sono contento di aver visto anche degli animali, delle scimmie. Spero di vedere qualcos'altro. Non vorrei trovarmi di fronte a un orso o un cinghiale, però qualcos'altro. Qui c'è la grotta e mi accoderò a loro che hanno il frontalino. Ne approfitto. Seconda galleria. Qui c'è un'altra sezione completamente crollata dove bisogna prima scavalcare i detriti e poi abbassarsi per entrare nel passaggio. Allora, intanto sono finiti i tunnel e bello. Per ora la parte, cioè una delle parti più belle, diciamo, perché anche la foresta all'inizio è molto bella. Si sale, si scende, poi c'è tutto questo tunnel infinito, bello bello. Ho lasciato le ragazze di qua che mi hanno fatto luce. Comunque, anche se non doveste avere un frontalino, è fattibile, cioè con la luce del telefono va benissimo. Comunque adesso sto proseguendo di nuovo sui binari. Ok, questi dovrebbero essere i punti un attimo dove stare attenti, però finché si cammina dritti direi che non c'è pericolo. Questo è il ponte numero 11, non so perché partano dall'11, potrebbe essere che altri li abbiano abbattuti o coperti. Là ce n'è un altro invece. Ponte numero 12. E qui davanti a me c'è il ponte numero 13 e se non avete il permesso voi potete arrivare fino a qua, perché questa è la cassetta delle lettere dove mettere i permessi. Qua c'è il cartello
Questo è il permesso, tutto in cinese, quindi ovviamente io non capisco nulla, e va staccata solo la prima parte, va messa qua la prima parte, perché la seconda va tenuta come, diciamo, prova se incontri qualcuno. Quindi così imbuchiamo. Tra l'altro è strapiena di permessi, non penso siano tutti di oggi. Dopo aver messo il permesso proseguiamo, ponte 13. Questo è un attimo più alto, però bisogna solo camminare piano. Passato la galleria numero 8 e questo è il ponte numero 15. Mi sono dimenticato di dirvi che se venite in primavera date una bella occhiata in giro dopo il ponte numero 13, quello dove c'è da mettere il permesso, perché da là c'è un'area che si chiama l'area delle orchidee. Questo è il ponte 22 che è molto alto, molto alto. Se avete vertigini non vi consiglio di fare i ponti, vi consiglio di fermarvi prima. Comunque sono le 10:15 e ho visto che ho percorso più di 7 km, quindi mi manca tipo un chilometro e mezzo, una cosa del genere. Qua ci sono le rovine della Mianyou Station, che è la penultima, l'ultima la raggiungerò tra poco. Arrivato alla stazione di Shiwu, la stazione finale, fine del trekking. Shiwu significa letteralmente scimmia di roccia. Questo perché la pietra che era qua sopra, che però in realtà è crollata, aveva la forma di testa di scimmia. Adesso vediamo se riusciamo a vederla. Ecco, effettivamente la stazione. Ci sono un sacco di tende. Comunque molto soddisfatto, devo dire, è bello, un bel trekking, per niente difficile. La parte più difficile diciamo è all'inizio con gli scalini, la parte più, se così vogliamo dire, pericolosa è quella dei ponti, però ci vuole giusto un po' di attenzione. Di qua il percorso continuerebbe, ma mi fermo qua, anche perché comunque la vera Mianyou Line si ferma qua. Poi si può continuare, ho visto gente che secondo me continuerà perché ha tende eccetera eccetera, però io torno indietro. Sono le 10:40 e ci ho messo quindi 3 ore e un quarto dal punto dove non ho visto l'alba. Questa è quella che doveva essere la testa di scimmia. Guardate che disastro, questi sono i binari. Tanto prima di tornare faccio una deviazione perché ho visto che qua dovrebbe esserci un punto di vista molto bello. Vediamo se riesco a salire. Piccolo bivio, si va a sinistra. Questa dovrebbe essere la roccia a forma di scimmia. È ora della seconda colazione, penso sia un tonno e sembra un affettato di qualche tipo. Il sentiero era molto molto pulito, però ho raccolto un paio di sporcizie che ho trovato.
se riuscite, quando siete fuori, fatelo sempre, portatevi un sacchettino, una mucchina per poi disinfettarvi e raccogliere delle schifezze che purtroppo qualcuno lascia. Ok, si torna ufficialmente indietro e dovrei riuscire a prendere, se ci metto sulle 3 ore, dovrei riuscire a prendere l'autobus per la mia prossima destinazione, quindi Chiai, alle 15:10. Non mi hanno chiesto il permesso, però io, fossi in voi, non rischierei, perché se per caso vi beccano penso che le multe siano molto molto salate. Allora, sono arrivato al punto di ieri, alla Sister Pound, e ci ho messo 1 ora e 40 ritorno, quindi ci ho messo praticamente la metà di quanto ho fatto all'andata. Oggi, tenendo conto di trekking, deviazioni e anche alba non alba di questa mattina, in tutto ho fatto 30 km. Detto questo, adesso io vado a recuperare l'altro zaino in hotel e poi vado subito in stazione, sperando di riuscire il prima possibile a prendere l'autobus per la prossima destinazione. Se siete arrivati fin qua, io vi ringrazio e vi do appuntamento settimana prossima, sempre mercoledì, sempre alle 18. A presto!